Salve a tutti! Per la pillola di oggi leggiamo l'iscrizione su un oggetto del Museo Egizio molto particolare. Si tratta di un bacile per offerte. Andate a cercarlo al secondo piano. È stato trovato dalla missione archeologica italiana in Egitto tanti anni fa, nel 1913, in un sito a 30 km a sud di Luxor chiamato Gebelein. Era posto davanti a una mastaba. Le mastaba sono massicce strutture costruite sopra le tombe dei nobili dell'antico regno, che fungevano da cappella funeraria. Qui si venivano a portare le offerte dei defunti seppelliti sotto di esse. Il bacile serviva proprio a questo, per le offerte liquide, acqua, latte, vino, che venivano versate in esso per le persone sepolte nella tomba. Come vedremo, le iscrizioni sul reperto ci danno delle informazioni preziose su queste persone. La prima parola che leggiamo è Nesut, re. È scritto col geroglifico del giunco, seguito dal geroglifico del pane, che si legge T, come avete visto nella prima pillola del geroglifico. Poi c'è la bocca, che qui è anch'essa fonogramma e si legge R. E un segno tondo, che troviamo spesso nelle iscrizioni. Non sappiamo con certezza cosa raffiguri, ma sappiamo che si legge H, un H gutturale. Mettiamo la solita E fra le consonanti e avremo la parola Rech, conosciuto. Tutto insieme si legge Rech Nesut, conosciuto dal re. Nesut si pronuncia dopo, ma si scrive prima per motivi di rispetto, perché il re è più importante della parola a cui si lega. È una cosa che noi egittologi chiamiamo inversione onorifica. Dopo leggiamo il geroglifico della casa, che si legge Per, quello della canna in fiore, che si legge I, e quello della civetta, che si legge M. Tutto insieme si legge Perim, ed è il nome di una persona. Adesso leggiamo allora tutto il rigo. Il conosciuto dal re Perim. Il nostro Perim sarà stato sicuramente il proprietario della mastaba davanti alla quale il bacile era installato. Aveva il privilegio di conoscere il re e doveva essere dunque un personaggio ricco e potente. Ecco perché poteva permettersi una grande tomba come questa. A proposito del geroglifico Per, rappresenta una casa resa schematicamente in pianta. Lo troviamo come ideogramma nella parola per casa e come fonogramma in una parola che ha lo stesso suono, il verbo per, uscire. Per distinguerlo dalla parola casa, si aggiunge al verbo il geroglifico delle gambe, determinativo dei verbi di movimento. In realtà, di solito il verbo per si scrive anche con un complemento fonetico, il fonogramma della bocca, R. Anche nel nome di Perim, il geroglifico della casa è un semplice fonogramma. Può anche essere determinativo, per esempio nella parola at, che vuol dire stanza. E adesso passiamo a un oggetto completamente diverso, una statua di Faraone. Proviene dal villaggio di Deir el Medina, dove vivevano gli artigiani che costruivano le tombe dei re, delle regine e dei principi sepolti nella Valle dei Re e nella Valle delle Regine, nel Nuovo Regno, cioè fra il 1500 e il 1100 a.C. circa. Sulla statua, che potete vedere al primo piano della sezione dedicata a Deir el Medina nel Museo Egizio, riconosciamo subito i nomi del faraone perché sono racchiusi in un cartiglio. Leggiamo l'iscrizione sulla base. Si legge da destra a sinistra. Dopo le parole Necher, Nefer, Neb, Tawi, Dio, giovane, signore delle due terre, le due terre sono l'Egitto, troviamo il primo nome, quello che il faraone riceveva quando veniva incoronato. Si chiama il prenome. Leggiamolo. Da destra a sinistra e anche dall'alto in basso, per cui si legge prima il segno che sta sopra. Disco solare, braccio con scettro, le due braccia sollevate. Si leggono Ra, Geser, Ka. Ra sta però al primo posto solo per motivi di rispetto. Si tratta ancora di quella che gli egittologi chiamano
un'inversione onorifica. Il nome si legge in realtà Djeser Kha-Ra e vuol dire è sacro il Ka di Ra. La parola Ka, a volte resa come anima, va piuttosto tradotta con forza vitale. Dopo il cartiglio troviamo di nuovo il geroglifico del sole assieme all'anatra, che si legge Sa e vuol dire figlio. Sa-Ra vuol dire figlio del sole. Poi c'è il canestro Neb, signore, e la parola Khao, corone. Vedete i tre trattini del plurale? E poi, racchiuso nel cartiglio, il nome, Imenhetep, cioè, come leggiamo noi, Amenhotep. Djeser Kha-Ra Amenhotep è il secondo faraone della XVIII dinastia, Amenhotep I. Regna dal 1514 al 1494 a.C. Era il patrono del villaggio di Deir el-Medina, dove era adorato come un dio. Questa scultura è infatti una statua di culto molto successiva, databile in epoca ramesside, dopo il 1300 a.C. Notate la direzione della scrittura. Il geroglifico si può scrivere da destra a sinistra a destra e dall'alto verso il basso. Per sapere in che direzione leggere, basta guardare le figure umane e animali. Se sono rivolte a destra, si legge da destra a sinistra, se sono invece rivolte a sinistra, viceversa. L'orientamento dipende dalle immagini a cui si collegano le iscrizioni, in questo caso la statua. Così, sulla base, l'iscrizione va da destra a sinistra perché è la direzione standard. Accanto alle gambe è scritto 2 volte lo stesso testo che leggiamo sulla base, ma quello di destra è rivolto a sinistra, quello di sinistra a destra, per essere sempre rivolto verso la statua. Avremo modo di parlare ancora della direzione della scrittura geroglifica nella prossima pillola. Continuate a seguirci.